Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con lo scrigno degli oracoli, di conseguenza con due varianti. La domanda che andremo a fare quest'oggi a questo meraviglioso mazzo di oracoli barra arcani, poiché sapete che appunto a mio avviso ovviamente rappresentano un ottimo mix tra appunto i più tradizionali arcani maggiori e minori e invece appunto dei semplici oracoli. Difatti appunto sono 78 carte, proprio esattamente tante quanti sono appunto i tarocchi arcani maggiori e minori. Quindi cosa andiamo a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Mi sembrava fosse interessato a me, mi sembrava di piacergli. Poi però ha fatto un passo indietro, o comunque si è un po' raffreddato il suo interesse. Perché? Cosa è successo? Quali sono gli ostacoli? Che cosa è accaduto? E ovviamente che cosa magari accadrà in futuro? La situazione si sbloccherà? Oppure invece, per esempio, è destinata comunque a lasciare il posto a qualcos'altro o a qualcun altro? Due varianti. Voi potete ovviamente scegliere la prima o la seconda variante. Nel caso in cui voi abbiate avuto due frequentazioni interrotte, per esempio, con le stesse modalità, potete scegliere entrambe le varianti e abbinare la prima variante, ad esempio, ad un ragazzo e la seconda ad un altro. Ok? Quindi voi siete liberi di scegliere, ragazzi, le due varianti come meglio credete. È su questo, d'altronde, che si basa, no? Il principio di sincronicità. Quindi chiediamo appunto a questo mazzo perché questa persona ad oggi ha bloccato, ha raffreddato la situazione. Sembrava così tanto interessato, attratto, magari anche già emotivamente coinvolto, ma poi ha bloccato la cosa o comunque in qualche modo ha tirato il freno a mano. Cerchiamo un po' quindi di sondare un po' il terreno per capire anche, per esempio, se tra questi ostacoli possa esserci, per esempio, l'ingresso di una terza persona o magari proprio la presenza di una terza persona che potrebbe esservi stata nascosta. D'accordo? Ovviamente io come sempre ragazzi vi lascio due link in descrizione di due miei video precedenti. Nel primo appunto do una spiegazione nell'introduzione a questo meraviglioso mazzo, nel secondo video invece vado a spiegare la motivazione per cui facendo questo tipo di stese con questo mazzo in particolar modo io utilizzo la doppia variante e la motivazione per cui uso solo due varianti, rifacendomi ovviamente al principio degli opposti psichici di Jung. D'accordo? Allora, possiamo iniziare però a questo punto con la prima variante. Io inizio quindi a mescolare il mazzo. Queste carte sono effettivamente molto grandi e anche molto robuste, quindi direi che sono molto belle, sono resistenti al tempo, cosa molto utile per chi fa appunto il mio lavoro, ma non sono proprio semplicissime ed agevoli da appunto mescolare. Allora, prima variante, quindi per chiunque si sia collegato su questo video per il principio di sincronicità e ovviamente abbia scelto la prima variante, chiediamo perché lui si è in qualche modo bloccato, fermato nella nostra conoscenza, nel procedere per esempio al corteggiamento. Cerchiamo di capire cosa è successo e quindi ovviamente che cosa succederà in futuro tra voi e questa persona. Allora,
Perfetto, riponiamo qua il mazzo. Come potete ben vedere, appunto, io utilizzerò il metodo della croce semplice, che è appunto un metodo veloce ma a mio avviso molto efficace, in questo caso nella variante temporale, proprio perché va ad analizzare appunto il passato della situazione, il presente, 2 carte in riferimento al futuro e carta centrale ovviamente importantissima, in particolar modo secondo me per una stesa di questo tipo, la carta degli ostacoli. Comunque, partiamo dal passato, quindi cerchiamo di capire perché questa persona si è fermata. Quindi, perché questa persona aveva iniziato così bene la frequentazione con voi, il corteggiarvi, il farvi capire il suo interesse, per poi appunto fermarsi d'improvviso. Cosa può essere accaduto? Qui abbiamo la carta del dono. Allora, sicuramente questa persona era interessata a voi, ve lo assicuro, perché la carta del dono ci parla comunque di una sorpresa, di una sorta di regalo che voi rappresentate, siete rappresentate per questa persona nel suo passato. Quindi, nel momento in cui questa persona vi ha incontrato, è come se si fosse sentita benedetta in qualche modo, no? Dal destino. Quindi una persona comunque si è sentita bene, felice con voi. Poi però la carta del dono ci parla anche ovviamente di una maturità che deve ovviamente supportare questo grande momento di fortuna per permettere alla persona di fare la scelta giusta, quindi se accettare o meno questo dono. È chiaro che nel caso in cui questa persona abbia avuto delle difficoltà o delle questioni ancora in sospeso, questa persona può in qualche modo aver rifiutato il vostro dono d'amore, la vostra presenza proprio nella sua vita, per appunto in qualche modo sottostare a questi ostacoli, a queste questioni magari ancora spinose che questa persona può portarsi dietro e poteva portarsi dietro. Quindi è come se in maniera poco saggia e a mio avviso anche poco rispettosa questa persona abbia rifiutato il dono che la sorte, il karma, gli ha fatto facendovi conoscere. Quindi in realtà, in questo caso, questa persona, continuando il rapporto con voi, sarebbe veramente stata particolarmente fortunata, ma ha rifiutato in maniera incauta, in maniera irrispettosa e irriconoscente ciò che voi potevate rappresentare per lui. Quindi, vi ripeto, può averlo fatto o a seguito di ostacoli e problematiche spinose che questa persona si portava dietro, appunto dal passato, e che gli hanno impedito di vivere quello che voi eravate, oppure può anche rappresentare, nelle accezioni ovviamente peggiori, un imbroglio, quindi un modo subdolo per adularvi, per in qualche modo riuscire ad avere un flirt in più, una situazione piacevole in più, ma solo momentanea. Quindi non era realmente disposta questa persona ad accettare questo dono, ma ha finto in qualche modo di essere interessata a portare avanti qualcosa magari di più con voi, perché in realtà la sua era adulazione. Vi ripeto, voi piacevate a questa persona? Assolutamente sì. Questa persona si è sentita lusingata dalla vostra presenza nella sua vita. Ma vi ripeto, non è stata questa persona in grado di gestire con maturità quello che aveva tra le mani. E quindi l'ha rifiutato. L'ha rifiutato, vi ripeto, perché? Poi comunque andremo anche a indagare meglio, ma innanzitutto per situazioni di eccessivo ostacolo che riteneva di non poter più in qualche modo superare, oppure perché era una persona interessata ad altro rispetto a quello che aveva invece percepito in voi. E quindi questa carta può rappresentare appunto l'adulatore. Quindi quelle condizioni particolari per cui magari una persona può corteggiarvi, ma in realtà
è una persona interessata al flirt fine a se stesso. Quindi non ad iniziare, per esempio, una vera conoscenza. D'accordo? Quindi potrebbe sicuramente questa persona non aver voluto in realtà mai compromettere la propria esistenza, magari vi ripeto iniziando una storia fatta e finita con voi. Quindi è la carta anche purtroppo dell'ipotetico imbroglio, la carta del dono. Quindi o si è fermata, però in maniera codarda rispetto a determinati ostacoli, oppure qui abbiamo un vero e proprio imbroglio. Fatto sta che comunque questa persona vi aveva visto come una persona valida, quindi voi piacevate a questa persona, questo è fuori di dubbio. Si è sentita fortunata, ma poi non ha saputo gestire questa grande fortuna. Vediamo la carta del presente, cerchiamo di capire se ad oggi questa persona sta riflettendo su quello che ha combinato, sul suo comportamento, cosa pensa ad oggi di voi. E qui abbiamo la carta del fanciullo. Allora, nel caso in cui questa persona sia padre, quindi abbia un figlio, la carta del fanciullo rappresenta la presenza appunto di un figlio, di un bambino piccolo, di cui si deve occupare e che in qualche modo potrebbe, ecco appunto, rappresentare magari quelle fonti di preoccupazione, quelle questioni spinose di cui si deve occupare, perché magari il figlio non sta tanto bene. Quindi si deve occupare di questo bambino e quindi obiettivamente non si sente in grado di poter in qualche modo tornare, diciamo, da voi come se niente fosse. Quindi in questo momento si sta dedicando a questo bambino. Nel caso in cui questa persona non sia padre, o nel caso in cui magari abbia dei figli, ma in realtà assolutamente privi di qualsiasi problematica, questa persona potrebbe, come purtroppo rappresenta la carta del fanciullo, avere in qualche modo già un'altra simpatia per un'altra persona. Però ragazzi, attenzione, non è una simpatia che aveva in, diciamo, concomitanza alla vostra conoscenza, assolutamente no. Quindi in passato lui aveva voi, punto. Nel presente questa persona potrebbe aver, diciamo, coltivato qualche altra simpatia. Per esempio una simpatia social, oppure anche una persona che può aver incontrato, diciamo, nella vita reale. Quindi in realtà questa è una persona che potrebbe avere una nascente simpatia in testa. Vi ripeto, niente di importante, perché la carta del fanciullo ci parla comunque di un iniziale corteggiamento, proprio come magari questa persona può aver fatto inizialmente con voi. Perché in realtà, ragazzi, già dall'abbinamento tra queste due carte, il dono e il fanciullo, è facile percepire un tratto caratteriale importante di quest'uomo, cioè la confusione e l'immaturità. Quindi a mio avviso, purtroppo non avete trovato proprio la persona migliore che potesse capitarvi. Perché obiettivamente la carta del fanciullo parla proprio di una persona immatura, di una persona infantile, di una persona sempre incerta, dubbiosa, preda di pensieri mai di natura ottimistica, una persona anche a volte superficiale. Vi ricordate? Vi ho parlato dell'adulatore, quindi una persona che in qualche modo, ok, si interessa a qualcosa di bello, che per carità percepisce come bello e valido, ma non porta mai avanti in qualche modo la situazione. Quindi è come se in realtà questa persona inizialmente in una conoscenza ci mettesse tutto lo sforzo del mondo e comunque è come se questa persona cerchi sempre di mostrare il lato migliore di sé, per poi invece scoprirsi una persona, vi ripeto, immatura, insicura, incerta, infantile e profondamente debole. Quindi in realtà questa persona potrebbe in qualche modo aver, vi ripeto, in questo momento un'altra simpatia, vi ripeto ragazzi, solo una simpatia per eventualmente un'altra persona, ma in realtà è tutto molto caduco, è tutto molto veloce. Quindi non c'è nulla di spontaneo, non c'è nulla di importante, di profondo, di sentito. Qui c'è tanta leggerezza.
Quindi c'è un comportamento effettivamente che ci può parlare di una nuova amicizia, vi ripeto, non di un nuovo amore, una nuova amicizia, che però, vi ripeto, può rappresentare ad oggi magari un piccolo ostacolo. Ma potrebbe essere un inizio simile a quello che questa persona ha avuto con voi. Per cui magari inizialmente si sforza di cercare di conoscere questa persona, ma poi accantona sempre tutte le cose e le lascia lì. Magari anche conoscenze importanti, ma le lascia lì, proprio perché evidentemente questa persona è molto, vi ripeto, immatura e superficiale. È una persona che non merita evidentemente le attenzioni che probabilmente voi avevate riposto in questa persona. Perché vi ripeto che è una persona che è partita già con presupposti diversi rispetto a voi. Quindi qui abbiamo carte, vi ripeto, di eccessiva leggerezza, che per carità va benissimo, soprattutto nelle fasi iniziali, ma deve comunque poi portare ad un certo sviluppo, perché altrimenti poi la situazione rimane così com'è, un nulla di fatto. D'accordo? Quindi non mi piace questa persona, devo dire la verità, già con questo abbinamento. Vediamo però a questo punto la carta degli ostacoli, perché a mio avviso è molto più importante in questo momento scoprire questa posizione, quindi cercare di capire quali sono i reali ostacoli a questo punto. La carta della prova. Allora, sicuramente questa persona è messa alla prova da qualcuno, da qualcun altro. Cioè, c'è qualcuno che ha richiamato la sua attenzione. Vi ripeto, potrebbe essere proprio questa persona nuova, a cui obiettivamente lui deve comunque delle spiegazioni. Quindi è un'amicizia nascente? Sicuramente sì. È una conoscenza nascente? Sicuramente sì. Ma è comunque una persona che potrebbe controllarlo. Perché la carta della prova ci parla proprio di questo, cioè un individuo che deve in qualche modo lottare per cercare di ottenere degli spazi tutti per sé, di libertà, e quindi decidere, scegliere autonomamente chi e cosa vuole. Ma questa persona sembra non poterlo fare. Vi ripeto, o perché è molto legata a questa nascente conoscenza, però mi sembra effettivamente troppo già legata a questa nuova conoscenza, oppure potrebbe essere un legame il vostro ostacolato perché magari è nato in un posto di lavoro e di conseguenza questa persona deve guardarsi dagli occhi indiscreti di vari pettegoli. Oppure, per esempio, la nascente conoscenza, amicizia con quest'altra donna è nata appunto in ambito professionale, di cui magari potreste far parte anche voi. Quindi per evitare triangoli scomodi, questa persona ha rallentato in qualche modo il rapporto con voi. Vi ripeto, qui questa persona in qualche modo è messa alla prova da qualcuno, da un gruppo, perché la carta della prova ci parla di una coralità di individui che possono in qualche modo mettere il becco in una situazione, cioè la vostra, di cui in realtà non dovrebbero assolutamente interessarsi. Nel caso in cui la carta del fanciullo rappresenti un figlio di cui lui si deve prendere ovviamente cura, la carta della prova potrebbe proprio rappresentare la famiglia o anche magari la ex compagna, la ex moglie, che in qualche modo controlla il suo ruolo genitoriale e lo giudica. Quindi quest'uomo, vi ripeto, potrebbe essere estremamente debole, vi parlavo appunto di debolezza nella carta del fanciullo, proprio perché in qualche modo non riesce a mettere dei freni tra se stesso, quello che vive, quello che vuole, e l'ambiente che lo circonda. Quindi è una spugna questa persona, che in qualche modo viene troppo condizionata dall'iperpresenza di altre persone. Non riesce a vivere la sua vita al di là di quello che pensano le altre persone, che tra l'altro lo stanno mettendo alla prova. Quindi vi ripeto, potrebbe essere o il nucleo familiare, nel caso in cui questa persona sia appunto impegnata nel gestire i propri figli, uno in particolare, oppure nel caso in cui questa persona non abbia figli o non siano assolutamente problematici, in questo caso potrebbe essere appunto una nuova conoscenza che potrebbe però
già controllarlo. Una nuova conoscenza che magari frequentate, in qualche modo anche voi potreste far parte, per esempio, dello stesso gruppo amicale. E di conseguenza si potrebbero appunto creare, vi ripeto, dei triangoli scomodi che potrebbero portare a litigi e a grossi conflitti, perché la carta della prova ci parla proprio di conflitti che potrebbero sfociare in obiettivamente litigi, grosse litigate, comunque vi ripeto, pettegolezzi, momenti di grande disagio che potrebbero portare a situazioni impegnative per quanto riguarda appunto la vostra vita, ma soprattutto la sua esistenza. Questa è una persona che fa molta fatica a vivere la propria vita e la propria esistenza a prescindere dagli altri. È una persona troppo condizionabile, è una persona troppo influenzabile, ve l'ho detto, è una persona insicura, una persona indecisa, parte bene ma poi si perde. Quindi in realtà non è assolutamente una persona matura. Ragazzi, a prescindere dall'età anagrafica, quindi potrebbe anche essere una persona matura, diciamo a livello anagrafico, ma in realtà rappresentare l'eterno Peter Pan. Quindi potrebbe essere una persona assolutamente incapace di gestire le persone attorno a sé e gli ostacoli. Quindi in realtà è una persona anche piena di ansia, perché la carta della prova in accezione d'ostacolo rappresenta proprio le ansie, le paure, degli intoppi che la persona sa in qualche modo o crede di non poter affrontare. Quindi c'è una situazione abbastanza sfavorevole, vi ripeto, legata proprio a una coralità, cioè al gruppo, per esempio amicale, piuttosto che familiare, piuttosto che professionale, che frequentate entrambi e che, vi ripeto, potrebbe creare non poche problematiche. Quindi questa persona in qualche modo ritiene di essere messa alla prova da questa situazione e di conseguenza preferisce fermarsi e bloccarsi, perché non ritiene in questo momento di avere evidentemente gli strumenti giusti e corretti per poter far fronte ovviamente alla situazione. Ma questo è quello che crede lui, ovviamente, perché questo è un aspetto che è inerente ovviamente all'interiorità di questo individuo, quindi non è detto, ragazzi, che qui tutti abbiano gli occhi puntati su questa persona o su quello che era la vostra storia. Potrebbe anche far parte, diciamo, di paure e preoccupazioni che questa persona prova dentro di sé. Magari questa nuova conoscenza non è una donna che lo ipercontrolla, anche perché, vi ripeto, mi sembra obiettivamente un po' troppo presto per avere già tutto questo potere in qualche modo su di lui. Però evidentemente, vi ripeto, lui percepisce magari delle domande che può fare questa donna come appunto una soglia troppo alta di attenzione. Quindi evidentemente tende a fermare e a bloccare un po' tutto. In particolar modo nel caso in cui voi abbiate avuto una frequentazione con un uomo impegnato. Di conseguenza potrebbe aver, diciamo, letto dei comportamenti della compagna ufficiale come estremamente pericolosi e che quindi necessitano comunque un blocco della vostra situazione. Ma vi ripeto, questa persona non è coraggiosa, è una persona che veramente ha paura, timore, ansia un po' in riferimento a tutto. Non è una persona matura, assolutamente no. Ed è soprattutto una persona insicura anche per quanto riguarda i suoi stessi mezzi. Quindi è una persona che non ritiene di avere obiettivamente dei mezzi adeguati per far fronte alla situazione. D'accordo? Allora, vediamo le due carte che rappresentano il futuro. In questa posizione abbiamo il futuro ovviamente più imminente, tutto ciò che il karma vi porrà dinanzi, ma di inaspettato, quindi l'imponderabile, l'inatteso, le sorprese del destino. In questo caso invece avremo la sentenza definitiva, quindi che cosa accadrà nel prossimo futuro tra voi e questa persona. Vediamo un po' l'inatteso. E qui abbiamo la carta di Vesta, ossia appunto l'ordine. In realtà la situazione potrebbe paradossalmente prendere una piega, direi positiva per quanto riguarda voi due, la vostra conoscenza, proprio perché la carta di Vesta, la carta dell'ordine, rappresenta un momento di riappacificazione o comunque ci sarà la possibilità che di nuovo offrirà il destino a questa persona per potersi riavvicinare a voi. Quindi in realtà il destino non sta remando, diciamo, il karma contro di voi. Quindi ci saranno effettivamente dei momenti che potrebbero portarvi
anche al successo, quindi a una sorta di riavvicinamento a situazioni che possono essere quindi in qualche modo risolte, cioè rappresenta un aiuto, qualcosa di positivo, vi ripeto, anche di inaspettato, che potrebbe in qualche modo riportarvi l'uno accanto all'altra. Ovviamente Vesta però ci parla di pragmatismo, costanza, intelligenza, abnegazione, cioè questa persona, nel caso in cui riceva appunto questo regalo, quindi la possibilità di, per esempio, rivedervi, risentirvi, per esempio stare un momento da soli vis-à-vis, questa persona però dovrà approfittare di questo momento. Vi faccio un esempio: lavorate nello stesso ambiente professionale, il karma vi porrà di fronte l'uno all'altra. Ci sarà un momento di una giornata, tra l'altro anche abbastanza prossima, che potrete trascorrere fianco a fianco di questa persona. Può essere un'ora, possono essere 5 minuti, può essere appunto anche l'intera giornata. Ecco, quello sarà un momento che questa persona dovrà però riuscire a gestire nel migliore dei modi. Quindi ci sarà spazio per un dialogo. Ovviamente però sarà un dialogo morigerato, quindi non ci sarà trasgressione. Questa persona non si dimostrerà attratta da voi in maniera così imperante. Quindi potrete di nuovo avere un dialogo, una sorta di comunicazione che potrebbe in qualche modo riportare una sorta di intesa mentale tra voi e questa persona, proprio per riuscire a rimettere un po' il punto della situazione e a chiarirsi anche sulle varie difficoltà. Però è chiaro che questo è ciò che vi regala il destino, il karma, ma è questa persona che in maniera pragmatica e intelligente dovrà però approfittare della situazione per quindi portare avanti questo dialogo con voi. Perché vi ripeto, qui ci sarà la possibilità di rivedervi, di riparlarvi, di riappacificarvi, di fare il punto della situazione. Quindi il karma comunque vi sta aiutando, Allora, vediamo a questo punto però la sentenza definitiva. Quindi, che cosa accadrà nell'immediato futuro tra voi e questa persona da un punto di vista pratico, a seguito proprio di questo momento fortunoso, di cui però in particolar modo questa persona dovrà approfittare. E qui abbiamo i sospiri. Allora, questa è sicuramente una persona, ve l'ho detto, che ha una caratterialità molto poco ferma, molto poco coraggiosa. La carta dei sospiri ci parla di un uomo che, vi ripeto, ha voglia di fare, ha voglia di spiccare il volo, proprio come questo uccellino, no? Ha voglia di, per esempio, ricostruirsi una vita, ha voglia di innamorarsi, perché no? Ha voglia di avere anche una storia importante al suo fianco. Ma questa persona si lascia troppo, vedete, spaventare dalle spine di questa rosa. È una persona, vi ripeto, spaventata dalla vita. È una persona che, pur volendo, vi ripeto, fare dei passi avanti, ne fa 10 indietro. E purtroppo, come lasciava già anche immaginare la personalità di questo individuo già dalle prime 3 carte, nonostante ci sarà, vi ripeto, un momento di riavvicinamento, una possibilità importante di discutere, di comunicare fra di voi, anche facendo un po' il punto della situazione, successivamente, ovviamente in questo caso, non ci sarà un vero e proprio ritorno di fiamma. Quindi potrete parlare, ci sarà sicuramente un chiarirsi, parlare magari anche a cuore aperto, ma qui non vedo una situazione che nell'immediato futuro può riportare ad un rapporto in qualche modo definito e definitivo. Qui ci saranno delle emozioni negative, appunto i sospiri, le preoccupazioni, emozioni che questa persona non sa gestire e che purtroppo tenderanno a tenere la situazione bloccata ancora per un po'. Per cui in realtà questa carta non ci parla di una rottura definitiva, ci parla di un momento di blocco.
potendola paragonare, per chi conosce per esempio le Sibille e le Normand, potrebbe rappresentare la carta della montagna. Quindi in realtà ci sono degli ostacoli, non sono del tutto passeggeri. Qui si richiede molta pazienza, proprio perché obiettivamente ci sono dei blocchi portati da un'emotività, i sospiri, che non è in grado di gioire anche delle piccole soddisfazioni. È una persona malinconica, è una persona che spesso rimpiange il passato, perché i sospiri ci parlano proprio di chi ha ricordi dolorosi, rimpianti, insoddisfazioni, di chi ha patito pene d'amore, ma che per questo non riesce in qualche modo a lanciarsi in qualcosa di nuovo. Quindi vi ripeto, anche nel caso in cui questa persona abbia una nuova conoscenza, non finirà bene, assolutamente no, perché questa è la personalità tipica di questo individuo, che in qualche modo si lascia affliggere dal passato o attraversa dei momenti di grande negatività nella sua stessa vita, anche sentimentale, ma spesso lui stesso causa del suo stesso male. Vi ripeto, sono dei blocchi, è un blocco che però sicuramente viene superato, perché non è una carta, ad esempio, abbastanza pesante come la carta della distruzione. Quindi non c'è una rottura definitiva, però chiaramente c'è un ulteriore momento di blocco che può ovviamente portare anche ovviamente in voi dei momenti di stanchezza e scoramento. Quindi è chiaro che in questo momento la persona realmente forte siete voi, perché questa non è una persona forte, è una persona che ha bisogno sempre, vi ripeto, di essere spronata, di essere guidata, se no è come se riuscisse a lasciar perdere tutto ciò che magari di bello il destino può in qualche modo mettergli dinanzi. Quindi lo stesso errore che ha compiuto all'inizio con la carta del dono, quindi in qualche modo di lasciar correre una determinata situazione, questa persona lo stesso errore lo ricommetterà a breve quando avrà la possibilità di rivedervi e riparlarvi faccia a faccia. Quindi subito dopo questa persona si lascerà andare ancora, vi ripeto, a momenti di scoramento, per cui lascerà di nuovo questi ostacoli prendere di nuovo il sopravvento. Vi ripeto ragazzi, questo non è proprio un gran coraggioso, non è un temerario, è una persona che ha paura di vivere i sentimenti, magari perché effettivamente ha sofferto tanto per amore. Ragazzi, però abbiamo tutti sofferto per amore, tutti noi ci portiamo dietro delle grandi sofferenze. Questa persona mi sembra che veramente tenda a piangersi un po' troppo addosso. Quindi le motivazioni per cui questa persona può aver bloccato la vostra storia e che purtroppo, ragazzi, perdureranno anche nell'immediato futuro, non sono legati a un innamoramento folle di questa persona per un'altra donna, assolutamente no. Sì, può esserci una nuova conoscenza, ma è marginale. Può esserci un figlio di cui si debba occupare, ma è marginale, perché comunque vi ripeto che questa persona si perde nei meandri della vita e di emozioni che non riesce a gestire. Voi sapete che ovviamente io dopo un po' di tempo ripropongo le stese e di conseguenza andremo comunque più avanti a tenere ancora d'occhio la situazione. Lascio passare chiaramente un certo lasso di tempo in modo che gli eventi previsti ovviamente si verifichino. Quindi sicuramente più avanti andremo comunque ancora ad osservare questa situazione e comunque a capire se ci saranno appunto degli sviluppi, spero positivi, rispetto a questa carta dei sospiri. Ma vi ripeto, questa è una persona che non sa scegliere. Tra l'altro la carta dei sospiri è il sesto arcano, proprio come appunto l'arcano maggiore degli innamorati, carta che rappresenta per eccellenza la scelta. Quindi questa è una persona che non sa scegliere, ma non sa scegliere il bene per sé, nonostante paradossalmente il destino continui ad aiutare questa persona. Evidentemente questa persona non è pronta in questo momento, non lo è stata nel passato, non lo è nel presente e purtroppo anche nell'immediato futuro farà molta fatica. Di conseguenza, ragazzi, è ovvio che sta a voi scegliere e decidere se continuare a portare pazienza, ovviamente, nei confronti di questa persona, oppure se evidentemente scegliere qualcos'altro, quindi intraprendere una strada nuova.
Perché io vi ripeto, ragazze, la vita è solo vostra, la felicità è vostra, la vita è veramente preziosa. Quindi vi serve, vi fa bene aspettare che questa persona risolva le sue problematiche interiori? La risposta aspetta solamente a voi, perché questa è una persona confusa, confusionaria, indecisa. Ve lo dicevo già dall'inizio, è una persona che non apprezza i doni del destino e non li sa tenere, perché si perde nei meandri di preoccupazioni che probabilmente non hanno tutto quel, diciamo, potere negativo che lui va a preventivare. Evidentemente è un atteggiamento che questa persona ha nei confronti della vita spento, fortemente pessimistico. E a voi conviene una persona di questo tipo? Oppure forse nella vita è anche bello essere corteggiate e iniziare magari qualcosa di più vivace, più soddisfacente, più appagante? Comunque vi ripeto, la situazione comunque andremo ancora a vederla in futuro, ovviamente nelle prossime stese che appunto riproporrò. Quindi per il momento è chiaro che questa persona farà molta fatica comunque ad aprirsi, anche nonostante appunto il destino gli offre invece la possibilità, con appunto la carta dell'ordine, di potersi riavvicinare in qualche modo a voi, ma evidentemente vi ripeto, questa persona non sa godere dei doni del destino e sicuramente neanche della vostra presenza nel momento appunto in cui vi rivedrete o avrete modo comunque di stare vicini, di stare insieme. D'accordo? Allora, questa stesa è terminata, io ricomincio appunto a mescolare il mazzo e appunto iniziamo con la variante numero 2. Allora, quindi per tutti coloro che grazie al principio di sincronicità si collegheranno a questo video e sceglieranno la seconda variante, cerchiamo di capire perché l'uomo che stavano appunto frequentando, che sembrava interessato comunque a voi, perché quest'uomo si è fermato? Perché non sta agendo in maniera concreta? Sbloccherà questa situazione? Lo farà? Quindi agirà in maniera molto più concreta questa persona? Vediamo un po'. Allora, perfetto, come vedete ho disposto le carte secondo appunto la croce semplice, che è un metodo a mio avviso efficace soprattutto proprio in una domanda di questo tipo, e ovviamente non nella variante classica ma nella variante temporale, quindi ci occuperemo del passato, del presente, 2 carte in riferimento al futuro ed infine appunto la carta inerente agli ostacoli. Allora, iniziamo dal passato, quindi cerchiamo di capire perché questa persona comunque si è fermata, cosa comunque pensava di voi giorni scorsi, settimane scorse, mesi scorsi. E qui abbiamo la carta dell'accoglienza. Allora, voi a questa persona piacete? Assolutamente sì, siete sempre piaciute. E in realtà la carta dell'accoglienza ci parla di una volontà di non interrompere il rapporto, anzi, questa persona vi ha accolto ed è disposta ad accogliervi, ovviamente nella sua vita e nella sua esistenza, in maniera molto positiva, proprio perché vi vede un elemento fondamentale nella sua vita. Quindi questa è una persona che è molto disponibile nei vostri confronti. È chiaro che quindi già in passato stava pensando ad un rinnovamento del vostro rapporto, quindi nonostante magari un momento, vi ripeto, di allontanamento, di chiusura, di freddezza e rallentamento, in realtà non era nelle volontà vere e proprie di questa persona, perché ha una buona disposizione nei vostri confronti e soprattutto nei confronti delle novità. Quindi in realtà questa persona
aveva voglia, ovviamente soprattutto in passato, di aprirsi a voi e comunque vi ha sempre vista come un'opportunità vantaggiosa nella vostra vita e come un'occasione di crescita dal punto di vista ovviamente sentimentale. Quindi è una persona che obiettivamente è ben disposta, lo era, nei vostri confronti e quindi aveva effettivamente tutte le intenzioni di potervi per esempio riscrivere, risentirvi o rivedervi nel caso in cui questa persona si sia fermata addirittura anche nel cercarvi. Quindi questa persona, tra l'altro, ha anche cercato di studiare, tra virgolette, diciamo così, i migliori atteggiamenti per ottenere dei buoni risultati con voi. Quindi in realtà questa persona vorrebbe, tra l'altro, proporvi un invito, per esempio una giornata insieme, una serata insieme. Quindi già i giorni scorsi, le settimane scorse, ha pensato a rinnovare il vostro rapporto per in qualche modo iniziare qualcosa di bello e di positivo con voi. Quindi vi ripeto, è una persona che, almeno vi ripeto, nel passato, quindi i giorni scorsi, settimane scorse, ha comunque pensato di ricostruire il vostro rapporto, perché comunque è una persona che vi apprezza, che vi stima, che ha un'ottima opinione di voi, quindi non è una persona che vuole perdervi, assolutamente no. Anzi, è una persona che ha tutte le intenzioni, per esempio, vi ripeto, di invitarvi, di proporvi qualcosa che possa darvi appunto la possibilità di riprendere la vostra frequentazione. Carta dell'accoglienza è una carta molto bella, tra l'altro potete vedere che è il primo arcano, quindi rappresenta ovviamente la carta del bagatto nei 78 arcani tradizionali. Di conseguenza rappresenta una volontà che spinge alla costruzione, alla creazione. Questa persona ha voglia di conoscervi, ha voglia di stare con voi, ha voglia di vedervi, ha voglia di parlarvi. Questa è una persona che sicuramente a breve vorrà risentirvi e vorrà rivedervi, perché questa carta del passato può anche riferirci, per esempio, a un pensiero da parte di questa persona inerente a voi qualche ora fa. Quindi in realtà potrebbe già essere in moto quel meccanismo che porti questa persona comunque a cercare di fare di tutto per potervi riparlare e rivedere. Vediamo a questo punto la carta del presente, quindi ad oggi, in questo momento, questa persona che cosa appunto pensa di voi e del vostro rapporto? La trasformazione, la carta di Plutone, questa è una persona che ha effettivamente voglia, tra l'altro appunto 13° arcano, ovviamente ci parla appunto della carta della morte, quindi in realtà questa persona vuole ricostruire da delle ceneri. Cioè questa è una persona, ve l'ho già detto con la carta dell'accoglienza, che assolutamente è totalmente, inesorabilmente opposta rispetto al personaggio indicato dalla prima variante, e questo mi conferma come sempre meravigliosamente la validità del principio appunto degli opposti psichici di Jung, che guida ovviamente la scelta delle due stese, delle due varianti, delle due sole varianti. Proprio perché, vi ripeto, questa è una persona che ha voglia di continuare a sentirvi, di continuare a vedervi. Non è una persona spaventata dal futuro, assolutamente no. Addirittura qua abbiamo la carta della trasformazione. Quindi una persona che ha tutte le intenzioni di distruggere quello che è stato il vostro iniziale modo di approcciarvi. Cioè, per esempio, avevate delle abitudini? Vi incontravate in un determinato luogo? Avevate un approccio di un determinato tipo? Ecco, questa persona vuole fare tabula rasa e ricominciare tutto da capo. Quindi, per esempio, rivedervi sotto ovviamente nuove spoglie, mostrarvi magari un lato di sé differente, oppure incontrarvi in un altro posto, con altre modalità. Cioè la carta della trasformazione, ragazzi, guardate che è molto importante, vi ripeto, ci rimanda al 13° arcano maggiore, quindi alla carta della morte. Quindi parla sicuramente della volontà di questa persona di appunto far rinascere qualcosa che sembrava in qualche modo già essere distrutto. Quindi ha una grande volontà di cambiamento e vuole assolutamente risollevarsi dopo un periodo difficile. Questa è una persona che ha un grande carisma e che è molto sicura di sé, vi ripeto nuovamente, totalmente opposta alla persona della prima variante. Questa è una persona sicura di sé, anche forse a volte
un po' spavalda, ovviamente. Qui abbiamo un'energia fortemente maschile, abbiamo appunto Plutone, quindi in realtà una divinità potente. Dunque è molto forte in quest'uomo la virilità, quindi non vi nego che questa persona vi desidera fisicamente all'ennesima potenza e sicuramente questo è un motivo per in qualche modo spingerlo verso di voi, non ve lo posso negare, ok? Quindi questa persona non è particolarmente guidata da sentimenti, emozioni, quanto tanto ovviamente dall'approccio fisico e dall'approccio estetico, ma vi assicuro che è una persona che ambisce al cambiamento, quindi ha voglia di riprendere il discorso, le fila del discorso con voi per poter in qualche modo ricominciare da capo e sentirsi di nuovo l'uomo virile che voi appunto lo facevate sentire. Questa è una persona che potrebbe aver sofferto molto per quanto riguarda i sentimenti, perché in realtà Plutone ci parla proprio della necessità di risollevarsi dopo un periodo molto difficile della sua vita. Quindi è una persona che potrebbe aver affrontato un momento particolarmente pesante e gravoso della sua stessa esistenza, per cui voi in realtà rappresentereste per questa persona effettivamente una rinascita, appunto la carta della morte. Quindi in realtà questa è una persona, ve lo ripeto ragazzi, che ha assolutamente tutte le intenzioni di ritornare con voi e da voi. Plutone però ci parla ovviamente dell'oltretomba, quindi del silenzio, quindi di tutto ciò che può avvenire anche nell'oscurità, nella segretezza. Quindi questa potrebbe essere una persona che potrebbe inizialmente non esporsi troppo nei vostri confronti, quindi non vi farà per esempio una serenata, ok? Ma potrebbe, diciamo, andarci un po' coi piedi di piombo per cercare di in qualche modo sondare il terreno e capire qualcosa sulla vostra disponibilità. Quindi è una persona obiettivamente che vuole agire in maniera riservata, quindi trasformando le circostanze che comunque vi hanno sino ad ora tenuti lontani, ma mantenendo comunque riservatezza. Perché questa è una persona che ha bisogno di un cambiamento, ma ha bisogno di agire comunque lentamente. Nel caso in cui, per esempio, sia una persona in procinto di divorzio, è chiaro che questa è una persona che sente la necessità di continuare il rapporto con voi, ma ovviamente tenendo conto anche dell'ipotetica presenza comunque della ex moglie. D'accordo? Quindi in realtà è una persona che non dico che vuole agire nell'ombra, però obiettivamente vuole cercare di migliorare la situazione in maniera anche indiretta. Quindi potrebbe anche essere una persona che, per esempio, potrebbe spiarvi sui social, quindi per cercare di capire, per esempio, se voi siete ancora interessate a lui o comunque se obiettivamente questa è una persona che può avere campo libero, nel senso che magari voi possiate o non possiate avere qualcun altro al vostro fianco. Quindi in realtà ha delle sensazioni e dei desideri molto profondi nei vostri confronti, ma è chiaro che è una persona che ha tutte le intenzioni di comunque comportarsi in maniera assolutamente concreta nei vostri confronti per permettere al vostro rapporto di riprendere assolutamente lì dove avevate interrotto il tutto. Ma vi ripeto, è una persona che preferisce andarci cauta, quindi piano, e agire piuttosto nell'ombra. Potreste per esempio avere degli amici in comune e quindi questa persona potrebbe agire in qualche modo facendo leva per esempio su degli amici in modo che vi facciano incontrare. È un esempio, ok? Vediamo a questo punto le due carte inerenti appunto al futuro, quindi il futuro immediato ma l'inatteso, cioè tutto ciò che il soggetto della stesa e il consultante non si aspettano che appunto il karma gli metta dinanzi. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta del successo, ragazzi, questa è proprio una stesa decisamente diversa rispetto alla precedente, perché qui addirittura abbiamo una carta del successo. Quindi sicuramente tra voi e questa persona ci sarà appunto un momento importante dove sicuramente non vi limiterete a parlare da ex buoni amici o frequentanti, ma ci saranno appunto momenti di gioia, momenti di allegria, momenti di spensieratezza
che potrebbero sicuramente portare entrambi anche ad un riavvicinamento da un punto di vista proprio fisico. Ve l'avevo detto con la carta di Plutone che qui c'è sicuramente grande virilità. Quindi sicuramente anche tutto questo agire da parte di questa persona per vie traverse, diciamo, porterà in effetti questa persona ad avere grande successo, proprio perché sicuramente questa persona conseguirà i suoi obiettivi. Quindi nel caso in cui, per esempio, come vi dicevo prima, questa persona chiederà aiuto ad un amico che potreste avere in comune, questo amico lo aiuterà. Ok? Quindi questa è una persona che evidentemente, agendo in maniera concreta e positiva, riuscirà ad ottenere ciò che vuole. Quindi ci saranno situazioni entusiasmanti che prenderanno forma, gioie e soprattutto godimento da vari punti di vista, ovviamente. La carta del successo ci parla anche di festeggiamento, quindi voi potreste rivedervi o incontrarvi in un momento festivo. Ovviamente siamo nel mese di dicembre, di conseguenza si va incontro chiaramente alle festività natalizie, quindi è chiaro che voi potreste incontrare questa persona appunto in una di queste festività, o comunque questa persona potrebbe invitarvi, sempre grazie magari all'aiuto di terzi, a trascorrere per esempio il Capodanno insieme. È un esempio, ma per farvi capire che obiettivamente ci saranno momenti di grande gioia e di grande ilarità. Quindi nulla si frapporrà fra voi e ciò che desiderate, ma soprattutto tra ciò che desidera lui, che in realtà, venendomi appunto come la figura di Plutone, è chiaro che è un uomo che la sa lunga, direi anche piuttosto furbetto, però ovviamente è una furbizia che lui mette in qualche modo al cospetto e al servizio dei propri desideri, che in questo caso sono positivi. Quindi non è una persona che viene per nuocere o semplicemente per adularvi, qui è una persona che rivuole voi, ok? E il rapporto con voi, poi vi desidera all'ennesima potenza da un punto di vista fisico. Quindi vi ripeto, qui c'è grande successo. E sarà appunto costellato da un momento di allegria, di esuberanza, di felicità. Quindi le relazioni sociali vengono veramente tanto favorite da questa carta, Di conseguenza anche il vostro rapporto con questa persona sicuramente prenderà una piega decisamente molto più gioiosa. Quindi tutti i vostri sogni, le vostre aspettative andranno sicuramente appunto a realizzarsi. Tra l'altro la carta del successo è il 17° arcano, come potete vedere, ci rimanda ovviamente alla carta delle stelle. Quindi tutto ciò che obiettivamente una persona desidera va ad avverarsi, a concretizzarsi appunto nella realtà. D'accordo? Vediamo a questo punto la carta finale, quindi la sentenza, cioè che cosa obiettivamente accadrà tra voi e questa persona, quindi se la situazione andrà a migliorare. Assolutamente sì, ma che bella carta, mamma mia, che stesa meravigliosa. Sono molto contenta perché ha scelto la seconda variante, perché è veramente totalmente opposta alla prima, anche proprio nel risultato. E ovviamente la carta del sentiero ci parla di una scelta che viene fatta, cioè obiettivamente questa persona troverà appunto il sentiero, la strada, per poter in qualche modo arrivare a voi, ma ve l'ho detto che questa è una persona tenace e anche ostinata, che quando vuole qualcosa la deve ottenere per forza. Quindi è una persona che, vi ripeto, assolutamente vi mostrerà tutto il suo interesse all'ennesima potenza, ed è una persona che non si farà scrupoli nel momento in cui dovrà assolutamente riconquistarvi, e lo farà con forza, con coraggio, con desiderio, perché il sentiero ci parla di progresso, di fortuna, quindi in realtà in qualche modo riuscirà a riconquistarvi questa persona. Ma il motto di questa carta è non mollare, quindi vai avanti. Difatti questa persona non lo farà, e tra l'altro la carta del sentiero ci dà anche dei tempi molto brevi rispetto ad altre carte. Obiettivamente è una carta dalle tempistiche molto veloci, quindi a breve sicuramente ci sarà una via di uscita dalle difficoltà, dalle situazioni che in qualche modo possono avervi allontanato, e ci sarà quel cambiamento a cui ovviamente questa persona auspicava. È un po' una sorta di luce in fondo al tunnel. Di conseguenza, con grande consapevolezza, tenacia e forza, qui si arriverà ovviamente
a quello che questa persona si aspettava, cioè a ritornare da voi. Ma questo perché? Perché questa persona, a differenza della persona della prima variante, non si è mai arresa. Questa è una persona coraggiosa che ha fiducia sicuramente in se stessa, non si perde in chiacchiere, è una persona estremamente concreta. Questa è una persona che vi vuole e che farà di tutto pur di ritornare da voi. D'accordo? Quindi assolutamente la carta del sentiero è una carta molto molto bella, perché rappresenta proprio la volontà di ritornare dove si stava bene, dalla persona che ci faceva sentire amati e soprattutto che si desiderava. Ok? Quindi in tempi brevi sicuramente questa persona troverà il modo per potersi riavvicinare a voi e quindi qui ci saranno dei cambiamenti molto molto vantaggiosi, per cui a mio avviso voi capitolerete di fronte comunque al ritorno di questa persona, anche perché è una persona molto furba che sa obiettivamente come conquistare evidentemente una donna. A questo punto vediamo però ovviamente gli ostacoli. Questa carta l'ho tenuta volutamente per ultima proprio perché obiettivamente non sembravano ci fossero particolari ostacoli, però chiaramente qualcosa che non va e che può mettere i bastoni fra le ruote, nonostante appunto il successo e i tempi brevi, però può esserci, e cerchiamo di capire che cosa potrebbe appunto essere. E qui abbiamo la carta dell'aiuto. Allora, la carta dell'aiuto ci parla della presenza di una persona che inizialmente parrebbe potervi aiutare, per esempio un famoso amico che potrebbe appunto tentare di mettervi in comunicazione, ma obiettivamente è una persona che si ritrarrà e che quindi in qualche modo andrà, tra virgolette, a tradire le aspettative di questo meraviglioso Plutone. È chiaro che poi questa persona riceverà l'aiuto di cui ha bisogno, perché abbiamo visto la carta del successo, quindi sicuramente, però evidentemente qui c'è un gruppo di persone alle quali potrebbe chiedere per esempio aiuto, e ovviamente in un gruppo c'è sempre lo BIP di turno che magari pare voler aiutare, poi in realtà non lo fa, perché comunque è una persona frustrata e invidiosa, e invece c'è l'amico vero che si presterà assolutamente ad aiutarvi. Quindi qui è sicuramente una persona che in qualche modo potrebbe andare a rallentare il vostro ricongiungervi, ma semplicemente a rallentare, proprio perché in realtà abbiamo visto che qui avete assolutamente tutto il campo completamente libero. Quindi è chiaro che in questo caso viene consigliato al soggetto della stesa, se potesse in qualche modo sentirci, di chiedere aiuto alla persona giusta, perché potrebbe comunque dover fare attenzione alle persone che tendono a mentire, che paiono essere dalla sua parte, ma in realtà pensano solo al proprio tornaconto. Potrebbe esserci, per esempio, se fate parte della stessa compagnia di amici, un ragazzo geloso del vostro rapporto perché magari anche lui ambisce a voi e quindi in qualche modo potrebbe creare delle difficoltà. Ma vi ripeto, è semplicemente un momento di piccolo ostacolo che praticamente non si sentirà nemmeno rispetto a tutto questo grande successo, quindi è assolutamente un ostacolo minimo e di brevissima durata che si risolverà in breve tempo, d'accordo? Quindi niente di drammatico, assolutamente. Quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente una mano importante da parte del karma con appunto la carta del successo, quindi questa persona sicuramente vi risentirà, vi ricercherà, troverà almeno il modo per poter arrivare a voi con la carta del sentiero, quindi troverà il modo per potersi riavvicinare a voi. Ci sarà una sorta di congiunzione di situazioni positive che vi riporteranno finalmente l'uno nelle braccia dell'altro. Ma vi ripeto, è merito sicuramente, ragazze, della grande volontà di quest'uomo però, perché è un uomo tenace, testardo, che quando ovviamente vuole qualcosa fa di tutto pur di ottenerla, ma perché ovviamente, vi ripeto, voi gli piacete molto, ve lo dicevo già appunto dalla carta dell'accoglienza. Quindi è una persona che non ha mai smesso comunque di sperare nel vostro rapporto e ovviamente mai smetterà di sperare. D'accordo?
Allora, io sicuramente vi auguro buona fortuna, buoni incontri, buon ritorno con questo virile e potente Plutone. E ovviamente voi sapete che io dopo un certo lasso di tempo rifaccio comunque le stese, di conseguenza potremo tenere meglio d'occhio la situazione per capire anche poi come potrà procedere a seguito appunto di questo ritorno. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna, buon ritorno con questo meraviglioso Plutone.